Pensate nella maniera giusta, usate la ragione e il buon senso. Seguite le ingiunzioni delle sacre scritture. Quando avete dubbi, consultate il codice di Manu e di Yajnavalkya e potrete capire se state agendo bene o male. Se dite, le sacre scritture sono numerose, sono come l'oceano, difficilmente riesco a comprendere la verità che esprimono. Non riesco a penetrare le loro profondità. Vi sono delle contraddizioni. Sono confuso e perplesso. Allora seguite rigorosamente le parole di un guru in cui avete fede e confidenza assoluta. Il terzo modo è avere timore di Dio. Ascoltate la vostra coscienza. La chiara voce interiore può guidarvi. Non appena ascoltate la voce, non tardate neppure un momento. Agite subito, diligentemente, senza consultare nessuno. Praticate l'ascolto della voce interiore alle 4 di mattina. Se vi è paura, vergogna, dubbio, formicolio della coscienza e agitazione mentale, sappiate che state agendo in maniera sbagliata. Se vi è gioia, euforia e soddisfazione, sappiate che state facendo una buona azione. Azioni giuste e azioni sbagliate. Cosa vogliamo sapere? Azione giusta oppure azione sbagliata? Cosa vogliamo sapere o seguire? Sapere. Parlare più. Giuste. Giusto. Pensieri positivi, no? Pensieri positivi, poi sentimenti positivi. E qualche volta i pensieri vengano prima, poi segue il sentimento, ma qualche volta i sentimenti vengano prima, poi segue i pensieri. Anche abbiamo un'altra possibilità, sperimentare senza pensieri o senza sentimenti. Essere senza pensieri è prima praticare la concentrazione, quindi senza essere sentimenti devo praticare. Cosa devo praticare? Un sentimento devo praticare. Cosa può essere? Non ho capito la domanda. Ecco. Pensare, non pensare, prima devo praticare la pratica della concentrazione. Quando concentriamo una cosa, dopo anche ferma la mente al pensiero. Così anche a livello sentimento, l'ego produce sentimento, prima sentimenti, liberare sentimenti negativi, poi positivi. Anche i sentimenti positivi e varie cose, a un certo punto fermare tutti i sentimenti, cosa devo praticare, allenare? Come nel pensieri, concentrazione, in sentimenti, che cosa devo fare? La meditazione, la sadhana. Come? La meditazione, la sadhana. La meditazione verso annullare i pensieri. Nei sentimenti devo sadhanare, praticare devozione. Devozione.
Devo sviluppare sempre la sua compassione e poi devozione verso l'altro. Quando noi alleniamo molto sempre di fare con devozione, guardare devozione, parlare di devozione, agire all'azione anche devozione, uno stile della vita costruire come devozione. E così i sentimenti, sì, assolutamente non va negativa, in più sempre sentimenti riduce così. A un certo punto la devozione va oltre, come estasi, così dicono, no? Oltre, là non c'è il sentimento che è collegato con ego. Quindi la prima a praticare devozione. Quindi una parte concentrazione, un'altra parte devozione. Devozione si può applicare ovunque. Quando noi lavorando ogni azione, puoi fare con devozione. Dio ha dato questo compito a gestire io facendo correttamente, così via. E anche tu mangiando, non puoi mangiare un cibo, Dio ha dato questo cibo, deve essere mangiare. Anche dormendo, Dio ha dato questa opportunità per rilassare. Quindi abbiamo questa possibilità. La vita deve sviluppare concentrazione e devozione. Grazie. Sahana bhavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvisavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Siamo insieme, camminiamo insieme via della verità. Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasadam. Immaginiamo i nostri antenati